Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video tutorial. Oggi parleremo dello spurgo dei freni idraulici Shimano. Se utilizzate la bici parecchio, lo spurgo andrebbe fatto ogni 12 mesi circa, altrimenti ogni 18. Shimano utilizza un olio minerale che ha il vantaggio di essere idrofobico, che a differenza di quello idroscopico, come quello utilizzato da SRAM, non assorbe l'umidità ed è più stabile nel tempo. Per fare questa operazione mi sono procurato il kit di spurgo Shimano. I dettagli li troverete in descrizione del video. Prima di andare a iniziare vorrei ricordarvi che mtbtshop.com è un portale di compra-vendita completamente gratuito, dove potrete pubblicare tutti gli annunci di vendita che volete relativi al mondo del ciclismo, oppure cercare articoli ed accessoristica di cui siete alla ricerca. La bottiglietta d'olio minerale Shimano è di 100 ml e costa circa 8 euro, mentre il kit di spurgo per freni Shimano contiene una siringa, una cannuccia e un imbuto, il costo è di circa 16 euro. Come detto in descrizione troverete i link. In questo video cercherò anche di mettere in evidenza gli 11 errori più comuni che si effettuano quando si pratica questo tipo di operazione. Il primo, per esempio, è quello di non avere la bicicletta climatizzata. Cosa si intende? Avete la bicicletta in garage a meno 3 gradi, la portate in casa e iniziate subito l'operazione. Non va proprio bene perché la viscosità dell'olio a freddo è diversa di quella dell'olio a caldo, quindi è meglio un attimino farla climatizzare la bicicletta. Dopodiché iniziate l'operazione. Assicuratevi di avere un bleeding block, che è lo spessore da mettere all'interno delle pinze. Questo eviterà che la pinza del freno venga affondata durante l'operazione di spurgo. Il transport lock, che è questo, che si utilizza per il trasporto delle biciclette e che viene inserito nelle pastiglie quando si rimuove la ruota, non va bene, e questo è il secondo errore, perché non è abbastanza spesso. Vedete la differenza? Terzo errore, le pinze non sono centrate e i pistoncini non funzionano bene perché bloccati dallo sporco. Ho fatto un video a riguardo, se siete interessati cliccate sul link qui sopra. Quarto errore, le pastiglie non devono essere consumate, altrimenti dopo questa operazione la leva del freno potrebbe affondare troppo. Avendo le pastiglie nuove invece, l'affondamento della leva del freno sarà ottimale. Il quinto errore è quello di avere un'errata posizione della bicicletta. Il posizionamento varia a seconda se state facendo lo spurgo del freno anteriore e di quello posteriore. Questa è la posizione corretta per il freno anteriore. Per lo spurgo del freno posteriore invece la posizione sarà questa. La posizione della bici è estremamente importante per facilitare la risalita delle bolle d'aria dall'impianto frenante. Più la bici è verticale e meglio le bolle saliranno. La bici deve essere pulita, soprattutto le aree intorno ai pistoncini e alle leve del freno. Gli accessori dello spurgo devono essere puliti, quindi ogni volta che li utilizzate assicuratevi di ripulirli prima di metterli via. Allora andiamo a cominciare con lo spurgo del freno anteriore. Ho rimosso le pastiglie, ho spinto i pistoncini al loro interno e ho inserito il bleeding block. Allora dovete smontare la pinza e poi la portate esternamente in modo che il filo risulta il più verticale possibile. Portiamo la leva del freno in posizione orizzontale. Adesso apriamo il tappo che si chiama EBT. È un piccolo tappo di plastica ed è molto delicato, quindi fate attenzione a non forzare troppo. Adesso utilizzando il bicchierino andiamo a tappare il buco, assicurate che sia proprio ben tappato, e inseriamo il bicchierino andandolo a girare. C'è una filettatura, lo si inserisce piano piano, gentilmente, senza forzare troppo, ed ora versate un pochettino di olio dentro, non troppo, così. Rimuovete il tappeto di plastica dalla pinza completamente, immergete la cannuccia nella boccetta ed aspirate circa 30 ml di olio. Adesso mettete la siringa in verticale e spingete lo stantuffo per fare salire tutte le bolle d'aria il più possibile. Vedete, sta arrivando piano piano l'olio, l'aria dovrebbe essere terminata. Ok, l'aria è terminata e adesso vado a inserire il tubicino qui dentro. Lo blocco con questo è completamente giù, l'ho bloccato. Adesso con una chiave del 7 vado ad aprire la valvolina. Ecco qua, non troppo.
A questo punto levo il tappetto. Allora, il motivo per cui abbiamo messo l'olio, perché adesso io aspirerò piano piano in modo da far venire fuori tutte le bolle ed aspirerò anche l'olio che c'è sopra. Vedete che le bolle arrivano? In questo momento sembra non ci siano più bolle in circolo. Bene, adesso non escono, non arrivano più bolle, c'è solo olio e inizio a spingerlo. Altro errore è quello di spingere l'olio tenendo la siringa verso il basso. La siringa deve essere sempre alta in modo che le bolle rimangano qui sopra vicino allo stantuffo. Quindi spingo. Chiaramente più la valvola è serrata e più sarà difficile spingere l'olio al suo interno. Piano piano il bicchiere si riempie. Ed ecco qui. Un altro errore comune è quello di spingere tutto l'olio al suo interno, così facendo rischiamo di inserire dell'aria, quindi fermatevi prima. Ora chiudete la valvola e levate il tubetto. Il poco olio rimasto all'interno della siringa e nel tubetto è pulito, non è contaminato, quindi lo rimetto nella bottiglietta. Guardate quanto è sporco l'olio e quanto sia contaminato, incredibile. Ora, per evitare disastri, quest'olio lo levo con la siringa, così, la maggior parte di quest'olio. Non lo svuoto completamente e non lo chiudo ancora, ma ne lascio un pochettino. Questo olio contaminato non deve essere riutilizzato. Non disperdetelo nell'ambiente, ma portatelo nella più vicina isola ecologica. Se non sapete dove sia, chiedete nel vostro comune. A questo punto la maggior parte delle persone tappa e rimuove il bicchierino. E invece questo è un errore, da quanto ho letto. Si dovrebbe aprire completamente la leva del freno, aumentando quindi il volume. Questa operazione serve per liberare completamente l'impianto dalle bolle d'aria, quindi date colpetti all'impianto, al tubicino, alla pinza, cercate di richiamare tutte le bolle d'aria fuori dall'impianto, picchiettando un po'. Adesso richiudo e inizio a pinzare un pochettino e continuate a picchiettare, fate salire ste benedette bolle e pinzate. Adesso è ora di chiudere il bicchierino con il tappo e di svitarlo. Assicuratevi che sia chiuso il tappo, svitatelo ed ecco fatto. Poi l'appoggio bicchierino. Adesso è ora di rimettere il tappo EBT. Ultimo errore, 11° errore: il tappo non si mette in modo verticale perché creereste ancora delle bolle d'aria, ma si mette in modo obliquo, in questo modo a taglio, e poi andate a metterlo in verticale. In questo modo le bolle non entreranno nell'impianto frenante. Riapplicate il tappetto della pinza. Utilizzate uno sgrassante per pulire le parti che avete contaminato con l'olio e riposizionate la leva del freno come era prima. Tutte le operazioni di montaggio della pinza, delle pastiglie e di tutto il resto le evito per una questione di tempo. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com, nella sezione PDF, troverete la checklist scaricabile gratuitamente che spiega passo passo le operazioni da fare e gli errori da evitare. Spero che avete capito i principi di base e gli 11 errori da evitare. Con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!
Ciao!